Ma tu, che forma dai alle tue piante di olivo? Sei sicuro di far bene? Oggi affrontiamo un po' questo discorso, vediamo quali sono le principali forme di allevamento, quali hanno dei pro e quali hanno dei contro, in modo che tutte quelle chiacchiere da bar che a volte infuocano gli animi vengono un po' mitigate dal ragionamento. Dai, vediamo questo video perché è carino ed interessante. Vi ricordo subito, prima di entrare nel vivo del video, che c'è il blog Natura e Bellezza. Vi sto mettendo qui in alto il link, visitatelo, è importantissimo. Perché? Perché c'è in ogni pagina un articolo e il video collegato. Quindi che fate? La sera vi mettete lì, vi leggete il vostro articolo, una volta che avete terminato, clac, clicchi il video e guardi la pratica agricola che stavi leggendo. Il video è sempre molto importante perché vedere un qualcosa che è stato fatto da una persona il giorno dopo vi permette di andare in campo ed applicarla con la massima serenità e tranquillità di non sbagliare. Quindi cliccate ed entrate sul blog Natura e Bellezza, uno spettacolo. Oggi, cari ragazzi, affrontiamo il discorso di quale forma di potatura è migliore da dare alla nostra pianta di olivo, al nostro oliveto, con la potatura di produzione. Che vuol dire? Che con le nostre potature di produzione che si fanno a fine febbraio, inizi marzo, noi possiamo dare una forma alla pianta dell'olivo che ben si adatta a quel tipo di varietà o a quel tipo di pianta in base anche alla longevità. Forma policonica semplificata. Stiamo vedendo qua la struttura. È semplicissimo fare questa forma di allevamento con le potature di produzione. In pratica che si fa? Ad ogni branca si fa una potatura che fa assomigliare la branca stessa ad un cono, come se fosse un cipresso. Stiamo vedendo qua l'esempio. Quindi si parte dalla punta, si scende giù giù per la branca fino ad arrivare al tronco e si crea un cono. Semplicissimo. Vediamo subito quali sono i vantaggi di allevare una pianta con questa forma. La prima è la velocità nell'esecuzione della potatura. In 10 minuti, ragazzi, si può tranquillamente potare una pianta come questa che è alta 6 metri. Una potatura veloce vuol dire anche aver risparmiato denaro per potare tutto il nostro oliveto. Il secondo vantaggio è quello di avere una raccolta meccanizzata velocissima, sia che abbiamo gli abbacchiatori pneumatici, elettrici, quindi i manuali, che soprattutto i mezzi attaccati ai trattori, cosiddetti pettinoni. La raccolta in questo caso è velocissima. Perché? Perché abbiamo delle strutture di formazione produttiva, soprattutto esterne, e è veloce passare qualsiasi attrezzo meccanico, pneumatico o oleodinamico per la raccolta. È davvero una velocità. Un terzo punto a vantaggio di questa forma di allevamento è l'assenza di alternanza di produzione. Con queste forme di allevamento più o meno abbiamo sempre la stessa produzione di organi vegetativi produttivi e quindi tutti gli anni più o meno avremo lo stesso quantitativo di olive da raccogliere. Quarto aspetto positivo è quello dei trattamenti. Qui, ragazzi, è davvero semplice e veloce fare i trattamenti. Si passa con il trattore e il trattamento velocemente raggiunge la parte interna della chioma e tutti i rami saranno ben trattati. Ci sono anche i contro sull'allevamento di una pianta con il vaso policonico semplificato. Il primo è la potatura eccessiva che si deve fare tutti gli anni per mantenere questa forma lineare, questa forma leggera. Infatti possiamo vedere che la pianta ha degli spazi vuoti all'interno e quindi lei che fa per equilibrarsi, e lo fa tutti gli anni, fa continuamente succhioni all'interno della chioma, che sono poi dei succhioni che ogni anno dobbiamo eliminare. Ecco che la potatura tutti gli anni è molto invasiva,
vedremo molti rami caduti a terra per dare questa forma semplificata. E quindi se la pianta ogni anno ci sta dicendo che si sta riequilibrando perché noi abbiamo potato in modo eccessivo, forse è da pensarci un po' sopra se questa forma è proprio azzeccata, se è proprio adatta. Certo, è semplice farla, ma non è detto che sia la migliore delle soluzioni. Un altro contro è che queste piante non saranno mai così produttive nel quantitativo di olive come altre forme di allevamento. Altre forme che prevedono una chioma piena di rami. Beh, è chiaro, se la pianta ha dei vuoti, in quei vuoti non ci sono rami, se non ci sono rami non ci sono olive e quindi il rapporto produttivo in quantità, quindi in peso di olive, è sempre inferiore. È una questione di logica. Un altro aspetto negativo che presenta questa forma di allevamento è la raccolta manuale. Perché? Perché queste strutture, queste branche allevate a cono, spesso non presentano strutture lignee secondarie e quindi gli incastri per le scale spesso non ci sono. Le strutture lignee, quindi queste branche, spesso sono molto sottili e flessibili e quindi male si adattano alla raccolta manuale. Forma di allevamento a vaso policonico. Prima abbiamo visto il vaso policonico semplificato. Questa forma di allevamento è una variante della precedente. Si fa sempre la stessa potatura di formazione, quindi si parte dalle cime, si scende in giù verso il tronco e si crea un cono. Però c'è una variante su questa forma. Ad una certa altezza, diciamo la metà, si crea la dicotomia, cioè una derivazione laterale. Questa derivazione laterale la stiamo vedendo qua, viene sempre potata come se fosse un cono. E quindi che cosa ha di migliore questa forma di allevamento rispetto alla precedente? Che ho una pianta con più rami, più foglie e quindi il raccolto è più abbondante, nel senso che c'è una produzione maggiore rispetto a quella precedente perché ci saranno molti più rami e quindi molte più olive. Osserviamo bene questa forma di allevamento e facciamo le nostre deduzioni e considerazioni. Chiaramente, avendoci molti più rami, abbiamo detto che abbiamo una produzione maggiore rispetto a quella forma di allevamento precedente, ma anche la parte della vegetazione che si crea all'interno dell'albero è minore. Ecco, la pianta già inizia ad equilibrarsi. Perché? Perché ci sono più rami, chiaramente. Anche questa forma di allevamento ben si adatta ad evitare le alternanze di produzione, perché i rami nuovi sono sempre molto ben alimentati, generosi e produrranno olive per il prossimo anno. In questo caso però la raccolta meccanizzata è un po' più complessa perché abbiamo molte più strutture lignee. È chiaro che con le macchine meccanizzate attaccate ai trattori io più strutture lignee ho da evitare, più tempo impiego per la raccolta e quindi scende il rapporto di quantità di olive raccolte in un'ora. Però una cosa che mi piace molto è la raccolta manuale che viene facilitata con le scale perché c'è la formazione appunto di queste strutture lignee secondarie che riescono a mantenere dritta e ben salda la scala. Anche i trattamenti con questa forma sono agevolati, facilmente la nebulizzazione penetra all'interno dei rami, quasi come la forma di allevamento policonica semplificata. Il vaso libero, cari ragazzi, si adatta bene a delle piante che hanno una certa età, che sono anche longeve, che sono anche secolari, che hanno delle strutture lignee già molto grandi. È una potatura abbastanza semplice perché? Perché rispetta un po' quello che fa nella natura, quindi allo stato selvatico, la pianta dell'olivo. Cerca di crescere come un cespuglio, cerca di equilibrarsi da sola. C'è anche da dire che questa forma di allevamento si adatta a tutte quelle piante longeve che hanno 100, 200, 300 anni e davvero riescono ad equilibrarsi. In quel modo noi non stressiamo la pianta, facilmente la chioma raggiunge il suo equilibrio sia di produzione che di formazione di nuova chioma, di nuovi germogli. Come possiamo vedere, la struttura è molto semplice da realizzare.
praticamente ci sono le branche principali da cui si dipartono in modo anche disordinato le branche di derivazione laterale, le sottobranche e le dicotomie, che sarebbero le derivazioni della cima in due o più derivazioni. Insomma, si lascia crescere sulla pianta, anche con questi chiamati così succhioni, posizionati anche un po' all'interno. L'importante è lasciare sempre un cono di luce che penetra all'interno della pianta, in modo che si riesce a far circolare aria e non abbiamo troppe malattie. La pianta così pian piano riesce ad equilibrarsi da sola e le potature saranno davvero poche e mirate. Le poche potature appunto sono limitate ad eliminare la parte dei succhioni all'interno, la parte dei polloni che crescono alle basi, togliere qualche ramo di troppo che sta all'interno anche se è produttivo, perché un succhione già al terzo quarto anno è molto produttivo, e poco c'è più da fare. Quando le chiome iniziano ad andare verso l'esterno si fanno tagli di ritorno. Quando i succhioni stanno crescendo troppo in alto si fanno tagli di ritorno ad un ramo sottostante, in modo che alla fine noi cerchiamo sempre di dare una chioma circolare alla nostra pianta. Oltre alla semplicità della potatura, e quindi a levare questa forma a vaso libero è davvero una passeggiata, è anche agevolata la raccolta manuale con le scale, perché siccome di strutture lignee ce ne sono molte, è anche facile incastrare bene le scale per la raccolta. Questa struttura, che è semplice come abbiamo detto nella gestione della potatura e è facile anche per gli hobbisti da eseguire, dà però alcune difficoltà, nel senso che la pianta potrebbe facilmente andare in alternanza produttiva. Che cosa vuol dire? Che un anno produce molto e l'anno successivo produce poco, e adesso vi spiego anche semplicemente il perché. Il motivo è proprio questo qua che adesso vi spiego. L'anno in cui ho molte olive sulla pianta, siccome la pianta a vaso libero ha molti rami e quindi ci saranno anche molte olive, un ottimo raccolto, in questo anno la pianta dedica tutte le energie a far crescere le olive, mentre ci saranno poche energie a far crescere questo germoglio. Se questo germoglio cresce poco, il prossimo anno ci saranno poche olive, perché sarà qui che il prossimo anno produce. Ecco che la stagione successiva a questa qui ci saranno poche olive, perché i germogli sono proprio piccolini, sono corti. In quel momento allora la pianta avrà poche energie da dedicare alle olive e che fa? Dedicherà le energie a far crescere invece i germogli. Ecco che il germoglio sarà molto lungo, ben sviluppato, e l'anno ancora successivo c'è di nuovo un raccolto abbondante di olive. Ecco l'alternanza: un anno molte olive e pochi germogli, l'anno successivo in quei pochi germogli avrò poche olive, ma si generano di nuovo molti germogli che faranno molte olive, e così via. Parliamo a questo punto anche delle difficoltà nella raccolta meccanizzata di queste piante allevate a vaso libero. Certo, dobbiamo dire che con i mezzi meccanici raggiungere quei rami che stanno là all'interno non è mai semplice. Con gli abbacchiatori difficilmente si riesce ad entrare all'interno per raccogliere, con i pettinoni, quindi le macchine che hanno il grande pettine attaccato dietro il trattore, riusciamo male ad entrare all'interno, magari per raccogliere qualche ramo all'interno spezziamo quelli esterni. Insomma, questa è una forma che dà difficoltà nella raccolta meccanizzata, qualunque essa sia. Un'altra difficoltà da evidenziare è appunto sui trattamenti antiparassitari o antifuggini che noi andiamo a dare alla pianta. I rami all'interno sono sempre difficilmente raggiungibili
e se non raggiungiamo quei rami là, lì potrebbe instaurarsi la patologia fungina piuttosto che gli attacchi degli insetti come la mosca olearia, come la tignola, la margaronia, la cincidomia e così via, e quindi è sempre all'interno un ramo che può essere veicolo di patologie o attacco di insetti al resto della pianta. È certo che questa forma di allevamento nell'anno di raccolta, quindi nell'anno di carica, dà dei risultati in produzione spettacolosi, non ce n'è per nessuno. Perché? Perché chiaramente ci sono molti rami, come vedete la chioma dell'albero è completamente ricoperta dai rami, non c'è spazio vuoto, quindi tutto è in produzione. Ci vediamo al prossimo video ragazzi, vi saluto qui, un abbraccione, vi voglio un mondo di bene e ci vediamo alla prossima, dai. Un saluto da Pier Giorgio, ciao ragazzi.